Salve a tutti voi, sono Giulio Amadei Cols, il vostro Italian Language Coach, e vi do il mio benvenuto su Italy Rocks, il mio canale YouTube, dove da un annetto vi sto proponendo una serie di video dedicati alla lingua italiana parlata. Tra questi video ce n'è un gruppetto a cui ho dato un titolino interessante: ritocchi cosmetici. La parola ritocchi dovrebbe darvi un aiutino per capire lo scopo di questa serie. Bene, avete sentito l'intro del video? Ho usato alcune parole di cui vedete l'ortografia che probabilmente non conoscevate prima, non perché siano parole non comuni, ma perché sono le cosiddette forme alterate di 4 sostantivi: anno, gruppo, titolo e aiuto. Per essere il più chiaro possibile, nella tabella sul vostro schermo ho messo nella prima colonna le parole di partenza, nella seconda colonna i suffissi che le hanno trasformate nelle parole alterate che ho usato nell'intro, elencate nella terza colonna. Ma cosa sono queste forme alterate e che importanza hanno nella lingua italiana parlata? Tenetevi ben forte, perché oggi impareremo insieme come si costruiscono, come si riconoscono, a che cosa servono queste utilissime e usatissime forme alterate. Voglio infatti darvi un'arma in più da aggiungere al vostro arsenale linguistico italiano. A subito dopo la sigla. Quello di oggi è il quinto video della serie Ritocchi cosmetici. Oggi voglio parlarvi di una serie di suffissi che gli italiani usano e talvolta anche abusano per aggiungere al loro modo di parlare un carattere meno anonimo, più caratteristico, più personale. Ma quanti suffissi ci sono? Dare una definitiva risposta non è semplice. Questo perché due persone possono usare lo stesso suffisso per esprimere idee diverse che dipendono dalle circostanze. Altre persone inventano lì per lì i loro suffissi a seconda di cosa vogliono comunicare. Ma andiamo per gradi. Primo punto. Nel video di oggi le parti del discorso a cui aggiungeremo questi suffissi sono aggettivi, sostantivi e verbi. Secondo punto. 4 sono i suffissi che vi introdurrò oggi: ino, etto, one, accio. Terzo punto. Sapere questi suffissi non basta. Vedremo infatti che il significato che ogni suffisso aggiunge alla parola che altera dipende essenzialmente dalla situazione. Per esempio, molto generalmente, posso cominciare a dirvi che un dato suffisso può formare un diminutivo tal quale, oppure lo stesso diminutivo che però si può usare come vezzeggiativo. Altri suffissi si usano per costruire la forma alterata che prende il nome di accrescitivo. Anche in questo caso, qualche volta, la stessa parola alterata prende una connotazione addizionale di peggiorativo. E i verbi? Per quanto riguarda i verbi, il discorso è un tantino diverso. Infatti, come vedremo, l'alterazione dei verbi ha come risultato 2 classi di parole: verbi loro stessi, che però descrivono un particolare aspetto dell'azione che la parola di partenza descrive, e sostantivi, che descrivono il comportamento della persona che svolge l'azione descritta dal verbo di partenza. Non disperate, è più facile di quanto non possiate immaginare. Restate fino alla fine, mi raccomando,
In chiusura vi darò esempi di entrambe le classi che ho appena descritto, che sono comunissimamente usate in tutta Italia. Prima di cominciare la carrellata di suffissi, voglio che teniate bene a mente questo concetto. La lingua italiana è una lingua declinata. Questo significa che dovete sempre e comunque fare bene attenzione al genere grammaticale e al numero di aggettivi e sostantivi che volete alterare. Degli esempi che vi proporrò, vi darò il suffisso appropriato al genere grammaticale della parola che suffisseremo. Vediamo il primo esempio. Sostantivo la mano, suffisso ina, forma alterata la manina, significato diminutivo. Il significato della parola alterata manina è quello di una mano piccola, cioè di dimensioni limitate. Per esempio, la manina di Luisa è perfetta per quel lavoro. Esattamente la stessa forma alterata, manina però, potrebbe benissimo essere usata con senso metaforico, figurato, quindi lo stesso diminutivo può assumere un significato di vezzeggiativo e quindi senza alcun riferimento alle dimensioni fisiche reali della mano. Per esempio, nella frase Claudio, dammi la tua manina adorata, la parola manina non significa necessariamente che Claudio ha le mani piccole. Infatti, molto certamente, l'uso di questo sostantivo alterato descrive la persona Claudio usare le proprie mani con un tocco leggero, delicato, sfiorante. Secondo esempio. Sostantivo la mano, suffisso una, forma alterata la manona, significato accrescitivo. Frase esempio. Carlo, che manona che hai! Esattamente la stessa forma alterata manona può però benissimo essere usata con senso metaforico, figurato, e quindi con un significato peggiorativo, e quindi perdere ogni caratteristica fisica di grossezza. Per esempio nella frase Sandro, impara a usare quella manona. Qui la parola manona non significa necessariamente che Sandro ha le mani grandi. Molto probabilmente Sandro usa le proprie mani con un tocco pesante, rozzo, sgraziato. In altre parole, le mani di Sandro sono troppo grandi perché lui possa fare quel dato lavoro. Ma allora, come si esprime in italiano il concetto di tocco inappropriato, inopportuno? La risposta è nel terzo esempio. Sostantivo, la mano, suffisso, accia, forma alterata, la manaccia, significato peggiorativo. Frase esempio. Carlo, tieni le tue manacce a posto. Vediamo adesso il quarto esempio. Questa volta voglio alterare una parte del discorso diversa. Aggettivo, bella, suffisso, ina, forma alterata, bellina, significato diminutivo. Frase esempio. Mara bella non è bellina. Un usatissimo modo di dire italiano contiene entrambe le parole. Eccovelo. Fare il bello e il bellino. Il significato è quello di essere una persona ipocrita, doppio giochista. In altre parole, qualcuno di cui non ci si può fidare. Per esempio, hai visto Mario? Fa il bello e il bellino. Il quinto esempio vi illustra come una forma alterata con significato non negativo possa in effetti sottintenderlo. Vediamolo. Aggettivo, bello, suffisso, one, forma alterata, bellone, significato peggiorativo.
Frase esempio: chi è quel bellone lì? La lista delle forme alterate potrebbe continuare per almeno altre 2 ore. Voglio però farvi vedere il suffisso accione, che formalmente è la fusione di 2 suffissi che abbiamo già incontrato, accio e one. Sì, avete capito bene, la potenza espressiva della lingua italiana è illimitata. Se vogliamo, il solo limite è l'immaginazione e la creatività di chi la parla, padroneggiandola bene. L'uso di questo suffisso è molto frequente per descrivere la persona che compie un'azione in modo eccessivo, quindi diciamo che riguarda dei verbi. Vediamo un esempio. Verbo spendere, suffisso accione, forma alterata spendaccione, che vi ricordo è un sostantivo maschile, quindi stiamo descrivendo la persona che fa l'azione e che si tratta di un maschio. Il significato è peggiorativo e descrive l'azione di spendere inutilmente senza misura. Frase esempio: Franco è uno spendaccione nato. Vediamo adesso come possiamo modificare dei veri e propri verbi. Verbo rubare, suffisso acchiare, forma alterata rubacchiare, significato attenuativo. Questo verbo indica sì l'azione di rubare, ma si tratta di un rubare su scala ridotta, quasi inconsistente. Una frase esempio potrebbe essere: ma no, Mario non ruba, rubacchia. L'ultimo suffisso che vi propongo oggi interessa un altro verbo. Vediamolo. Verbo mangiare, suffisso ucchiare, forma alterata mangiucchiare, significato ironico. Vediamo una frase. Daniela, cosa c'è da mangiucchiare? In questo caso dovete immaginare non un pasto vero e proprio, ma piuttosto uno spuntino. A questo punto voi potreste chiedermi: ma Giulio, che cosa dobbiamo ricordare di tutto il materiale che ci hai presentato oggi in questo video? La mia risposta è questa: cominciate a familiarizzare con i suoni di questi suffissi e quindi ricordate e associate il suono con le forme alterate che abbiamo visto oggi. Non vi sto invitando ad impararle a memoria, ma solamente di cominciare ad entrare in punta di piedi nell'universo espressivo che le forme alterate mettono a disposizione di ogni italiano madrelingua. Vi ripeto ancora una volta: diminutivi, accrescitivi, peggiorativi e attenuativi si trovano ovunque nella lingua italiana parlata. Cercate di essere in grado di riconoscere il suono di questi suffissi in modo da riuscire a capire il senso generale della conversazione. Ma c'è molto di più. La lingua italiana è assolutamente pronta ad offrirvi tantissime possibilità per la vostra creatività di spaziare in lungo e in largo. Approfittatene senza nessuna paura. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!